Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con la lettura di oggi andiamo a vedere se ci sarà questo inizio. Quindi è diciamo pensata per le persone che hanno un progetto che deve iniziare, una nuova relazione che sta per cominciare, qualche cosa che si intravede all'orizzonte che non si capisce se si inizia o meno. Oggi andiamo a vedere proprio questo. Abbiamo tre scelte. La prima è un asso di denari ed è rappresentato così, è il mazzo diciamo che ha una stella. Il secondo mazzo è quello grigio, ha un asso di bastoni che è rappresentato così. E il terzo mazzo ha un asso di coppe e il retro diciamo che è verde. Bene, scelta 1, 2 o 3. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto l'asso di denari. Andiamo a vedere se ci sarà questo inizio o meno. Vi ricordo come sempre che la lettura è di carattere generale, è fatta per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio niente, potete ascoltare una delle altre due letture. Se poi volete contattarmi, troverete il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere come cominciamo, di che cosa si tratta. Wow! Mago, che è un'altra carta numero 1. Ok, così lo vedete. La carta del mago rappresenta proprio quello che è un nuovo inizio, un'azione, diciamo, di tipo concreto e non, quindi sia da un punto di vista fisico ma anche mentale, per iniziare a fare qualcosa, per iniziare a manifestare la realtà che si vuole, la realtà che ci si sta aspettando, che si sta anche desiderando per certi versi, ok? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo un re di pentacoli e un 8 di bastoni al contrario. Ok. Guardate, è comunque un asso di denari e non mi sorprende che ci sia una certa energia legata comunque a quello che potrebbe essere il denaro o qualche tipo di aiuto magari che si sta aspettando nell'iniziare questo tipo di percorso o di idea o di progetto, insomma. Guardate che avere la carta del mago è di buonissimo auspicio, perché il mago è colui che ha tutti gli strumenti nelle sue mani per creare il tipo di realtà che si vuole. Quindi fondamentalmente diciamo che potrebbe essere sì, un aiuto importante quello che magari potrebbe darvi questa persona, questo re di pentacoli, che magari rappresenta una persona più in alto nella vostra gerarchia, se si trattasse di una situazione di lavoro, magari anche di un padre per qualcuno, ma non è diciamo completamente necessario questo tipo di appoggio. Il punto è che credo che dobbiate fare abbastanza di testa vostra qui. Ehm, Ho come l'impressione che questo re di pentacoli sia un po' da convincere, no? E invece questo 8 di bastoni al contrario vi dice proprio in un certo senso di non comunicare niente, di tenervi le cose per voi, di non, diciamo, divulgare quelle che sono le vostre azioni. Mm? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono inerente a questo nuovo inizio. Wow, abbiamo il sole, quindi promette bene. La giustizia al contrario. Vediamo che altro. Abbiamo un asso di bastoni e un 10 di coppe, un altro asso, ragazzi. Guardate, per qualcuno qui si potrebbe trattare di una questione da un punto di vista familiare,
dove ci sono, diciamo, delle proprietà in ballo piuttosto che un'eredità. Oppure si potrebbe trattare di qualche tipo, diciamo, di contratto, di accordo, perché abbiamo comunque la giustizia che parla di legami in un certo senso anche da un punto di vista proprio burocratico, ok? Quindi qui sento che avendo la carta del sole, quello che arriva è prosperità, è abbondanza, è espansione. Per molte persone si tratta di far rivivere un po' quello che è la gioia nel iniziare qualche cosa di nuovo, ritrovare quello che è l'entusiasmo. È una carta di forte protezione, il sole è una carta, come vi dicevo prima, di espansione, di crescita, quindi qualsiasi sia per voi l'inizio che state intraprendendo, vi dico che si va verso l'espansione del sole. Perché abbiamo questa giustizia al contrario? Allora, ehm, per qualcuno si tratta di una separazione o di una rottura di un contratto ed è da lì che poi c'è questo nuovo inizio, ok? Può anche essere semplicemente qualche tipo di disequilibrio, magari a livello legale, nel senso che magari questa attività o questo progetto, diciamo così, potrebbe essere legato a dei permessi e magari non si hanno ancora tutti i permessi in mano, manca ancora qualche cosa. Diciamo che potrebbero esserci in un certo senso dei rallentamenti. Ehm, Però ecco, guardate, avete comunque un altro asso, come vi dicevo, che è un asso di bastoni, che è un asso molto di azione, esattamente come lo è il mago, il fare qualche cosa di concreto. E poi terminiamo con un 10 di coppe, che è una carta di grosso appagamento emotivo, quindi si va verso quello che è il compimento, ok? Si tratta di girare, diciamo, questa giustizia al dritto. Qui se per caso appunto ci sono delle questioni burocratiche in sospeso o dei fogli che state aspettando, diciamo che potrebbero esserci dei ritardi per quello che riguarda la concretizzazione di questo nuovo inizio, però non vi preoccupate perché si arriva verso il 10 di coppe, si arriva verso quello che è il compimento, ok? Sento che in un certo modo dovete non comunicare troppo quello che state facendo o che avete intenzione di fare, proprio perché probabilmente mancano queste carte, questi fogli o non c'è una certa sicurezza. Fate attenzione perché comunque la giustizia molte volte parla anche di qualche cosa che non si vede o che potrebbe venire a galla, ok? Quindi può anche essere che ci sia qualche cosa di cui non siete consapevoli. Andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede con i tarocchi di Osho. Andiamo un po' a vedere. Comunque, guardate, sono belle carte, sono carte di espansione, ok? Di azioni feconde, di appagamento, di compimento, di riuscita, di quello che è una situazione di armonia poi alla fine, perché abbiamo questo 10 di coppe. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho. Guardate, avete anche un 10 di denari, noi siamo il mondo. E seguire il flusso, ve le metto qui. Ecco, questa carta è un asso di coppe, tra l'altro, quindi avete tutti e tre gli assi delle letture. Si tratta di lasciare un po' andare anche il cuore e in questo senso non intendo lasciarsi prendere dalle emozioni, ma cercare di rimanere aperti a tutte le possibilità positive che l'universo vi può mandare, perché comunque poi abbiamo una carta di compimento, noi siamo il mondo, è una carta di unione anche, no? Abbiamo un 10 qui e un 10 qui. Guardate, io questo progetto vedo che lo inizierete, sarà un buon tipo di progetto, nonostante potrebbero esserci, diciamo, dei rallentamenti dovuti a magari una persona che non dà il suo benestare piuttosto che qualche questione burocratica.
in sospeso, però comunque se anche voi sceglieste di cominciare lo stesso, di iniziare ugualmente anche senza tutti i documenti, io sento che poi alla fine le cose si risolveranno per il meglio. C'è questo tipo di abbondanza di cui ci parla il sole, c'è chiarezza mentale su che cosa fare, su che cosa evitare, ok? E poi ripeto, c'è comunque è un 10 di denari, è una carta di grande compimento, è una grande carta come vi posso dire? Di abbondanza proprio da un punto di vista materiale, anche di persone, cioè noi siamo il mondo, qui la carta è rappresentata con tante persone che si tengono per mano, quindi potrebbe veramente essere un successo di gruppo, diciamo così. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Ultimo consiglio. Ok. Pronti? Ecco appunto, carta numero 48. Siete pronti per iniziare questo nuovo percorso. Avete scelto un asso di pentacoli, rappresenta l'elemento terra, quindi io qui sento che è un nuovo progetto da un punto di vista lavorativo o perché no, magari anche abitativo. Potrebbe essere qualche questione riguardante la famiglia, ma qui la cosa importante è che siete pronti per iniziare questo nuovo progetto. Ci sono tutte le carte in regola, diciamo. Ci sono tutte le carte giuste. Ok, vediamo le fatine. Un ultimo messaggio da parte delle fatine e poi concludiamo. Ok. Due messaggi. Abbiamo rivelazione e testimonianza. Guardate, non so perché, ma se avete questioni legali in sospeso, ve le metto qua vicino alla giustizia perché ho come l'impressione che qui qualche cosa verrà a galla che vi porterà a fare ad avere questo inizio veramente con passione, con determinazione. Qui è come se ci fosse la testimonianza di qualcuno che vi aiutasse a che vi desse forza. Bene. Cari amici dell'Asso di Denari, io spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio di tutto l'appoggio che mi date sempre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto l'Asso di Bastoni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare una delle altre letture. E nel caso vogliate contattarmi, trovate il mio indirizzo email qui sotto nella descrizione del video. Bene? Andiamo a vedere per gli amici dell'Asso di Bastoni di che cosa si tratta. Giustizia, wow! Ok, quindi qui ci potrebbe essere qualche cosa da dover riequilibrare, probabilmente da rimettere in ordine. Quando c'è la giustizia normalmente si parla di qualche questione magari proprio a livello burocratico. Abbiamo l'imperatore al contrario. Due arcani maggiori, già. E poi un 10 di spade. Sento che qui qualcuno ha bisogno di lasciarsi indietro qualche tipo di ciclo, qualche tipo di... Normalmente 10 di spade è la fine della sofferenza, però
In questo caso sento che si tratta di staccarsi di qualche cosa di concreto a cui si è molto molto attaccati. Potrebbe essere una casa, potrebbe essere anche un padre, una figura di riferimento comunque, perché qui abbiamo sempre un imperatore. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo la carta della morte, un re di coppe e un 7 di coppe. Guardate, la carta della morte è o meglio, il 10 di spade è l'arcano minore della carta della morte. Qui si tratta, sento, di un taglio con qualche cosa che vi ha fatto veramente soffrire o comunque è qualche cosa che vi sta pesando, vi è pesato molto. E andiamo a vedere un attimo. Datemi ancora una carta per questo imperatore, per piacere. Perché comunque l'imperatore fa riferimento o a una figura... 7 di spade. Qui c'è qualcuno che vi ha fatto soffrire. Io sento che si tratta di... potrebbe, mi dicono un'istituzione. Per qualcuno si tratta di un qualche tipo di questione burocratica dalla quale si fa fatica a scappare o non si riesce a scappare o a divincolarsi, mi verrebbe da dire. Guardate, la carta della morte è sempre un taglia, negli arcani tradizionali viene rappresentata con una falce, qui abbiamo la giustizia che comunque ha la spada. Quello che vi posso dire è che ci sarà un taglio, ok? Un taglio di questo tipo di situazione. Sento che comunque non sarete, non sarete soli, nel senso che comunque avete tutta la parte che riguarda lo sviluppo di questa situazione, di questo nuovo inizio, che vi apre una serie di possibilità. Può essere che questo re di coppe sia una persona che vi possa aiutare, potrebbe essere un terapeuta, potrebbe essere un amico o comunque un punto di riferimento. E vi dirò di più che il re di coppe molte volte parla di un qualche tipo di maturità emotiva che si raggiunge e sento che per molti si raggiungerà attraverso il distacco di questo imperatore. Mm? L'energia del sette di spade qui sento che parla di un qualche comportamento poco onesto che c'è stato da parte di questa istituzione, appunto, o figura, diciamo così, perché potrebbe anche essere un'azienda l'imperatore. La morte promette bene perché parla di nuove, di rinascite, insomma. E poi comunque si finisce con un 7 di coppe, che può essere interpretato sia come le illusioni che come le possibilità. In questo caso, avendo comunque una carta positiva vicino, sento che si parla di possibilità che si aprono. Normalmente l'asso di bastoni parla di un inizio con passione, con vigore. In questo senso, in questo caso, in questa lettura, sento che in più un inizio dettato dall'impulso, dall'istinto, è come se fosse un... Sapete, quando si dice presi dal momento, dall'enfasi, magari anche dalla rabbia del momento, boh, basta, ricomincio da capo, da un'altra parte, no? Ecco, è più un impulso, da quel punto di vista lì lo sento. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire. Perché comunque qui c'è qualche questione burocratica o qualche cosa legato a dei fogli, diciamo così. Yang, che è un arcano numero 1 della carta del divino maschile, diciamo che ha la polarità maschile e parla proprio di azione, esattamente come l'asso di bastoni. Nuova vita, ah, questa è la carta numero 1, carta numero 39, abbiamo nuova vita e qui abbiamo la carta della morte, come vi dicevo prima, e poi abbiamo
conoscenza profonda, che è la carta numero 43. Questa carta fa riferimento ad avere una reale consapevolezza dei motivi che ci spingono a muoverci. Quindi, come vi dicevo prima, che non sia una decisione dettata dall'impulso del momento, magari dalla rabbia, o magari, cioè, va bene anche se lo è, nel senso magari è proprio quello che ci vuole per dare un taglio netto alla situazione che potrebbe essere non essere stata proprio così sana, però il punto è esserne consapevole. Ok, andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Poi andiamo a vedere con le Fatine un ultimo messaggio. Il matto, in viaggio e il controllo. Qui si tratta, ragazzi, di avere fiducia nella vita, di avere fiducia nelle nuove avventure. È un arcano numero 0. Il matto rappresenta la chiusura di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Qui avevate comunque un asso. Questa carta, che è un 8 di bastoni, vi ricorda che siete comunque in viaggio, è un percorso, è un processo. Parla anche di novità, di apertura mentale, di cose nuove, insomma, che è un po' l'energia anche del matto. E qui sento il controllo. Qui si tratta di riuscire, se vogliamo, a controllare, sì, i pensieri e le emozioni, ok? È un re comunque di spade. Quindi qui parla di un certo ragionamento di tipo logico, razionale, di fare proprio i conti con carta e penna. Quindi probabilmente sento che avete bisogno di lasciare un po' andare il controllo. Vi ricordo che la giustizia parla anche di giustizia divina. Può anche essere che ci sia un fatto, un avvenimento esterno, ok, che arriva per giustizia divina, che chiude quello che era il ciclo precedente. Quando c'è la morte, i momenti di passaggio, vi confesso che non sono proprio leggeri, ma sono per il più alto vostro, per il vostro più alto bene. Quindi sono per interrompere qualche cosa che non serve più alla vostra crescita personale. Ok, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle Fatine, per piacere, grazie. Ok. Per gli amici dell'asso di bastoni. Energia, e qui fa vedere una fatina che tiene, diciamo, in equilibrio il cuore e la mente, ok? Cuore e mente. E poi abbiamo meditazione e guardate, è nella stessa posizione del re di coppe. Quindi si tratta un po' di guarirvi dentro, di trovare il proprio spazio interiore, di farvi aiutare dalle vostre guide. Però ecco, è un po' come se vi dicessero le risposte voi le avete già dentro di voi. Le risposte si trovano dentro di voi. Bene, amici dell'asso di bastoni, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura possa avervi aiutato in qualche modo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto l'asso di coppe. Andiamo a vedere di che cosa si tratta questo nuovo inizio. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve, il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete anche ascoltare una delle altre letture. Bene. Partiamo con un 4 di coppe. Il 4 di coppe è una carta che parla di qualcuno focalizzato fondamentalmente su quello che manca, invece di essere... Avete visto la carta?
Invece di ringraziare, diciamo così, o di godere di quelle che sono le tre coppe che ha qui, lui è un po' così a testa bassa, chino, perché vorrebbe qualche cosa in più. In realtà ce l'ha, ma non se ne rende conto perché ha la testa bassa. È troppo nella sua energia di carenza per riuscire a vedere ehm, la coppa che gli viene offerta. Abbiamo un 2 di denari poi, quindi qui si parla di qualche tipo di... Mhm. Si parla di qualche tipo di alto e basso e di qualche tipo di situazione a metà, mi verrebbe da dire. Ragazzi, qui sento che l'energia è di qualcuno che vorrebbe iniziare questo qualcosa, questo asso di coppe. Se avete scelto l'asso di coppe, probabilmente si tratta di una relazione romantica per molti, però per certi versi avete una sorta di... come vi posso dire? Di... o è bianco o è nero, come, non dualità non è la parola giusta, però siete molto attaccati alle vostre idee, molto attaccati sento anche alla vostra realtà, a certi tipi di comportamenti, a un certo tipo di mentalità mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo che altro. Abbiamo la carta della luna, ok, un 7 di coppe al contrario e la carta della forza al contrario. Qui, come vi dicevo già prima, c'è una sorta di rigidità su come si vogliono le cose, su come devono andare le cose. Questo 4 di pentacoli mi fa pensare ad una persona che sia attaccata alla propria realtà e questo in questo tipo di situazione non va bene. E vi dico, nel senso, se magari c'è qualcuno che ha determinate abitudini, determinate credenze e non è disposto a rivedere quelle abitudini o quelle credenze, quello è un attaccamento alla propria realtà. Io sono fatto così e punto. Ecco, quello è un attaccamento ed è un tipo di atteggiamento che comunque anche questa carta ve lo fa capire, fa ristagnare l'energia, ok? Quindi fate attenzione a fare questo tipo di discorso perché sento che molte persone qui fondamentalmente hanno paura di cambiare situazione, hanno paura di fare quel passo in più. Abbiamo la carta della luna e il 7 di coppe al contrario, sono due carte che parlano di proiezioni. Io credo che qui sia proprio da rivedere il vostro modo di vivere la relazione, di vivere la coppia, di percepire le regole all'interno della coppia anche. mm? Per qualcuno, si potrebbe trattare di una persona, visto che abbiamo datemi una carta in più per la luna. Visto che abbiamo la luna, si potrebbe trattare di una persona che ritorna dal passato e da lì questo tipo di indecisione di cui ci parla il 2 di denari. Tenete presente che il 2 di denari è anche una carta che parla di cicli karmici che si ripetono. Quindi se è una persona che ritorna dal passato, un 5 di denari, direi che sì, che potrebbe proprio essere una persona con la quale avete già avuto uno scambio o con la quale magari c'è stata una sorta di delusione, perché il 5 di denari è proprio la carta. Normalmente la carta, guardate, 4 di denari e 5 di denari. È la carta di qualcuno che ha avuto una perdita di tipo materiale, di tipo fisico, concreto, potrebbe essere una casa, una perdita monetaria, la perdita del lavoro, la perdita delle chiavi della macchina, per fare un altro esempio. C'è stato comunque una delusione, ok? Quindi qui vi dico, fate attenzione perché la luna parla di proiezione di qualcuno che ha determinate aspettative che sono un po' distorte, sono lontano da quello che dovrebbe essere la realtà. E per quello che c'è questa sorta di attaccamento alla realtà, è un po' come se voi voleste la relazione o questo tipo di inizio, perché potrebbe anche essere un inizio, magari l'asso di coppe per esempio è anche associato alle nascite, ai bambini, ok? Quindi per qualcuno qua si potrebbe trattare della ricerca o del decidere se
diventare genitori o meno. E sento che comunque, come vi dicevo, con questo 4 di denari c'è questa sorta di attaccamento alle proprie abitudini, al proprio tran tran, a quello che è... ehm, il 4 di denari parla di una persona che è proprio avida, ok? Quindi sento che è un po' come se vi dicessero: ok, cercate di non volere troppo, ricordatevi comunque di ringraziare per le 3 coppe che già avete, senza per questo dover entrare in un abisso di disperazione perché non avete quella coppa lì che a voi manca, ok? Diciamo che con il 7 di coppe al contrario, sento che piano piano si scioglieranno queste proiezioni, il velo verrà tolto, ok? La luna comunque è una carta di forte introspezione, parla di una connessione con il subconscio, quindi in questo periodo potrebbe essere che vi arrivi qualche tipo di informazione o qualche tipo di idea o di illuminazione proprio o prima, appena prima di andare a dormire o nella fase cioè, o nella fase in cui ci si sta addormentando, o nella fase in cui ci si sta risvegliando, ok? Perché in quei due momenti lì si raggiunge uno stato teta, si va in onde teta ed è uno di quegli stati mentali, diciamo, più favorevoli per ricevere i messaggi canalizzati. Quindi fate attenzione ai sogni, cercate di avere un'attività del riposo, insomma, organizzata, cercate di dormire le vostre 7-8 ore per notte, insomma, e vedrete che vi si schiariranno piano piano le idee. Terminiamo con una forza al contrario. Sento che mm, non è ancora il momento, ragazzi, per avere questo tipo di inizio perché è prima necessario fare questo lavoro mm, come vi posso dire, destrutturazione di quello che è la realtà a cui vi state attaccando, proprio per rielaborare quelle che sono le illusioni, ok? Qui con la luna probabilmente certi tipi di comportamenti arrivano da, diciamo, da quello che è la paura, no? E si crea una distorsione anche lì della realtà. Avete prima bisogno di far venire a galla, le illusioni per riuscire poi a girare questa forza al dritto e quindi per riuscire a trovare il coraggio di affrontare questo nuovo inizio. La carta della forza, guardate, io la sento tantissimo associata con il quarto chakra, che è, diciamo, il chakra che io associo anche all'asso di coppe, ed è al contrario. Qui per molte persone si tratta di rielaborare anche qualche tipo di delusione che c'è stata nel passato, ok? Si tratta di fare un lavoro di tipo spirituale, di tipo introspettivo, proprio perché abbiamo anche la luna, perché potrebbe fare riferimento al fatto che c'è stato un trauma energetico al chakra del cuore. Quindi magari qualcuno qui ha proprio bisogno di lavorare sull'apertura del quarto chakra. Potete anche usare per aiutarvi, per esempio, dei quarzi verdi o rosa. Quindi il quarzo rosa è uno dei più indicati per, diciamo, colmare i vuoti d'amore, per riequilibrare il quarto chakra, ma anche le pietre verdi, per esempio, se siete maschi, non credo che andiate a prendervi, magari sì, però potete scegliere le pietre verdi. Quindi la malachite, giada, tormalina verde, ce ne sono varie. L'avventurina. Ok, andiamo a vedere con Osho quello che si vede e quello che non si vede in questa situazione. Una nuova visione, carta dell'appeso. Sì, ma qui si tratta veramente solo di cambiare il modo di... perché, ripeto, avete due carte che parlano di proiezioni, quindi secondo me avete una visione... Wow, due arcani maggiori. Avete una visione un po' distorta delle cose. È come se non vi rendeste conto in realtà della fortuna che già avete o che avete avuto, ok? E tutto questo è perché c'è qualche tipo di ciclo karmico attraverso il quale dovete passare, qualche sorta di pulizia interiore. La carta dell'appeso vi parla, si chiama proprio una nuova visione, quindi cercate di trasformare l'idea che avete di una determinata questione, qualche cosa a cui vi siete attaccati, cercate di vedere da un altro punto di vista, perché voi state vedendo solo la parte che
diciamo, è la parte della luna che è illuminata dal sole riflesso, manca la parte oscura, la parte che al buio voi non la vedete, quindi ci sono delle cose di cui non siete consapevoli, ma sento che andate verso il superamento di questo tipo di velo, come già vi accennavo prima, ok? Bisogna andare oltre le illusioni, è la carta del giudizio, è la carta del risveglio spirituale, quindi ci sarà una presa di consapevolezza. Diciamo che siete in un periodo di presa di consapevolezza, ma non sento ancora proprio così vicino questo nuovo inizio come poteva essere per gli altri due gruppi, ok? Giustamente quando c'è qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di delusione, è sano tra una situazione e un'altra far passare un minimo di periodo di purga proprio, lo chiamano lutto, non per niente, no? Che può essere la fine di una relazione, la fine di un lavoro, di un'amicizia, qualsiasi cosa, no? Però c'è questo momento di introspezione dove si rielabora tutto quello che è successo, insomma. È la carta delle quattro di spade. mm? Il ritiro spirituale per riprendere l'interiorizzazione, diciamo, per riprendere le energie, per riprendere le forze. Ok, vediamo che cosa vi danno questi oracoli. Carta numero 47. Wow! Arrivare al traguardo. Quindi vi state avvicinando assolutamente a quello che è la possibilità di dare questo nuovo passo, di iniziare questo nuovo percorso affettivo o comunque lo sento molto legato a una questione di salute psico-emo-fisica globale da un punto di vista olistico. Qui è qualcuno che si sta riprendendo, secondo me, da un ciclo di vita particolare, direi. E poi abbiamo tagliare legna, carta numero 42. Questa carta è interessante perché mm, vi parla di tagliare la legna è un lavoro faticoso e che viene fatto quotidianamente perché ci si scalda tutti i giorni e soprattutto è un lavoro ripetitivo. Ok? Quindi parla proprio di quelle cose che sento che sono le piccole abitudini di tutti i giorni, quelle cose che sono entrate nella vostra vita, nella vostra routine, senza neanche essere tanto consapevoli del perché facciate determinate cose o reagiate in un determinato modo. Però comunque sento che cambierà il vostro modo di vedere la situazione. C'è questa fase di passaggio, diciamo, dove vi renderete conto di quali erano le proiezioni, di quali erano le aspettative magari troppo alte verso di voi o verso qualcun altro o una determinata situazione, insomma. Avrete ancora un periodo di lavoro riflessivo, introspettivo da fare, però comunque la carta della forza c'è, si va verso quello che è la guarigione. Andiamo a vedere con le fatine. Ok, abbiamo tre carte. Guardate che parlo di guarigione, viene fuori la fatina con le mani illuminate. E qui io, in quanto maestra Reiki, come esempio principale porto sempre questo, quindi potrebbe essere che vi faccia bene. Vi faccio presente che, guardate, è molto simile come immagine. Qui potrebbe farvi bene ricevere qualche tipo di sessione di medicina alternativa, di terapia alternativa, magari potrebbe essere appunto Reiki o pranoterapia o qualche tipo di massaggio, agopuntura, shiatsu, quello che più vibra con voi. Ma soprattutto questa carta fa riferimento al fatto che ognuno di noi ha poteri guaritori, quindi qui si tratta di guarire prima di tutto voi stessi. Vi dice che voi avete un dono nelle vostre mani, può anche essere che sia riferito a questo 2 di pentacoli, nel senso che qui ci sono, come vi dicevo all'inizio, due situazioni o due questioni da valutare, ok? Sono due questioni che magari sono proprio d'oro. E poi abbiamo condivisione. Qui vi parla di condividere non da un punto di vista concreto, quindi per quello che riguarda la generosità, ma è un punto di vista un po' più astratto, quindi condividere il tempo, condividere le emozioni, il divertimento con qualcuno. Sì, sento che si tratta di condividere del tempo che vi potrà dare la possibilità di arrivare oltre le illusioni. Si tratta di... guardate, prendo anche questa che è rimasta qua giù. Energia.
Allora, ha un cuore e una beh, diciamo che dovrebbe essere il mondo, la mente, non si capisce bene. Comunque è un po' la parte, diciamo più astratta con la parte, fisica, pratica, o può essere vista la parte maschile con la parte femminile. Insomma, c'è da portare in equilibrio questi 2 aspetti della vostra vita, quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente, mh? Non sottovalutate mai quando viene la carta della luna, perché qui si tratta di qualche tipo di paura che risale all'infanzia, qualche tipo di comportamento a cui voi vi attaccate, che può essere qualche abitudine, come vi dicevo qui, che secondo me molte persone non sono, ripeto, consapevoli di avere. Qui si tratta di togliersi semplicemente il velo per riuscire ad avere una nuova visione di tutta questa situazione. Cari amici dell'Asso di Coppe, spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!